Oggi voglio portarvi con me in una tipica giornata di apnea. Oggi si fa il blue hole, sveglia presto alle 6:30, alle 7:30 abbiamo il taxi che ci aspetta. Il blue hole dista da DAB circa 25 minuti e ogni mattina percorrere questa strada su questi pick-up beduini è per noi ormai un rituale magico. Il panorama è stupendo, da un lato le montagne rocciose del deserto e dall'altro il Mar Rosso con la sua barriera corallina. Questa è acqua marina, il ritrovo degli apneisti. Faremo un po' di stretching, routine di compensazione, rilassamento e poi si va in acqua. Non so ancora cosa farò in acqua, è una sorpresa del coach. Credo qualche ripetuta facile a 40 metri per lavorare sulla tecnica e sulla compensazione. Questo è il primo tuffo della giornata, 40 metri con la monopinna. Mi serve solamente per spezzare il fiato e per ripassare mentalmente tutte le varie fasi della discesa e della risalita. Qui arriva il bello perché il mio coach, Gas, finito il tuffo, mi pone davanti una scelta, ovvero ti fai delle ripetute a 40 metri, come pianificato, oppure parti per un tuffo profondo. Ho scelto Gas come coach perché ha la capacità innata di capire ciò di cui ho bisogno, anche prima che lo capisca io stesso. Quindi alla fine è lui a decidere, dicendomi ti metto il capo a 90 metri, ma l'obiettivo è, visto che sei stanco mentalmente dai flussi precedenti, semplicemente scendi e osserva le sensazioni. Ok. Easy. Il tuffo è stato perfetto e durante la discesa pensavo sempre alle istruzioni di Gas, ovvero concentrati, osserva ogni minimo dettaglio e alla prima tensione, al primo stress, al primo malessere, fermati e torna su. Soltanto se tutto va alla perfezione hai il permesso di continuare fino alla massima profondità. Per darvi un po' di contesto, non volevo andare fondo per vari motivi. Primo, è da un mese che mi alleno in maniera molto intensa, quindi sento un po' la fatica. Secondo, stanotte ho dormito veramente male. E terzo, ho anche avuto problemi di stomaco abbastanza intensi e che purtroppo sono molto comuni qui ad Ab e in Egitto. Quindi insomma non ero nello stato mentale ideale per voler fare un tuffo fondo. Ma nonostante ciò mi sono voluto fidare del mio coach perché è proprio il motivo per cui seguo Gas. Perché certe volte, presi dalle paure, dalle insicurezze, non facciamo le scelte giuste per noi, facciamo le scelte più facili. Un coach che ci conosce bene sa invece cosa è giusto per noi e sa anche il modo giusto per motivarci e per darci la forza. Same problem, stay closer to the rope. Because when you are going, you're dragging the rope. Yeah.
missione completata. Ho lavorato molto sul rilassamento, sia fuori dall'acqua che poi in atollo. Tanta respirazione, tanto focus sulle sensazioni, sul rilassamento, e alla fine il sottofondo ne ha tratto molti vantaggi. È stato molto rilassante, molto facile. Sale. Getting fat. Il vento si è calmato, adesso il mare è piatto, bellissimo. Adesso si va a casa, riposino, e poi verso le 4 ci vediamo di nuovo con il coach, con i ragazzi a touchdown per fare un po' di mobilità, stretching generale, diaframma e toracico, e poi un po' di compensazione. Gus is back and take extra time. I want to do a YouTube video. YouTube video? Yeah, like, you know, the daily vlog. It's gonna be a shit, but... Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video e spero che vi sia piaciuto. È la mia prima esperienza in un video del genere, quindi perdonatemi eventuali errori. Il mio obiettivo era comunque quello di darvi un piccolo lampo nella mia vita da apneista e, perché no, essere un po' da motivazione per chi di voi, come me, ha un grande sogno nel cassetto. Ovviamente questo viaggio non finisce qui, anzi nelle prossime settimane prenderò parte a delle gare di apnea profonda qui a Sharm el Sheikh e voglio portarvi con me in questo percorso, condividendo allenamenti, vita quotidiana ed errori. Quindi, se siete curiosi, vi invito a seguire i miei canali YouTube e Instagram per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. E andame